Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Questo è lo speciale di Natale. Questo è un video che non avevo preventivato, però mi avete lasciato tanti commenti nell'ultima reaction che ho fatto su Eric Gronwall e mi avete consigliato in tanti di ascoltare Oh Holy Night proprio a tema natalizio. Come vedete mi sono preparato anch'io per l'occasione. Andiamo subito ad ascoltarla. Non ho mai ascoltato questa canzone, questa cover. La ascolterò per la prima volta adesso insieme a voi senza interrompere, dopodiché tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico di analisi vocale. Come al solito vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ho anche attivato un Patreon per le lezioni di canto, lo trovate nel link qua sotto in descrizione. Fino a domani tra l'altro c'è anche lo sconto del 50% sul primo mese. Andiamo subito ad ascoltare Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, the name
Wow, pazzesco. Mamma mia, che bravo, mamma mia. Un arrangiamento tra l'altro bellissimo. Non me lo aspettavo assolutamente, cioè mi aspettavo che facesse una versione un po' più carica, un po' più rock di questo brano, che però non mi aspettavo un crescendo di questo tipo, perché è partito molto morbido, molto soft, delicato, e poi ti spiazza dalla metà in poi con questo crescendo strumentale incredibile. Poi anche con la sua voce fa delle cose veramente pazzesche, mamma mia, veramente, veramente notevole. Andiamo da capo, riascoltiamo, cerchiamo di dare qualche dettaglio di quello che abbiamo appena sentito. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Ma è pazzesco, queste note basse all'inizio sono veramente incredibili, perché come sentite lui rimane delicato, rimane in consonanza mista anche quando fa queste note basse, e quindi non le fa realmente di petto, per quanto siano note comunque gravi e sicuramente sono nel nostro registro di petto, assolutamente, però sono già alleggerite per permettergli di stare già nella posizione che poi manterrà quando deve andare a salire sulle note più alte successivamente, ok? Tra l'altro vediamo che nota ha fatto, quella molto bassa. Questo è un Sol 1 per la classificazione europea, G2 per la classificazione internazionale. È una nota veramente molto bassa, una nota da baritono, e lui ha più invece la vocalità tenorile, è molto più esplosivo negli acuti, però sentite con la tecnica come gestisce, padroneggia queste note basse, veramente bravissimo. Andiamo avanti. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Bellissimo, bellissimo, bravo a gestire questi vibrati molto musicali, regolari, e mantenere questo suono morbido, delicato, molto emotivo. Interpreta benissimo questa prima parte in maniera leggera e quindi gestisce benissimo le dinamiche. Quindi anche un cantante così, che è un cantante rock, che ha voglia, no, di spingere un po', di caricare un po' con la voce, e invece qua sa gestirsi perfettamente anche su una dinamica piano e pianissimo, su note basse, quando normalmente canta molto in acuto, quindi veramente una padronanza tecnica impressionante. Poi ci mette questo fry per colorare la voce, questo suono soffiato a volte che va ad ammorbidire, quindi veramente molto molto bravo e molto comunicativo. Tra l'altro sentite che ha un suono molto squillante, ha una risonanza veramente notevole anche su queste note basse, quindi di nuovo la tecnica. Lui è sempre in voce mista anche quando canta queste note basse, e questo che gli permette di essere così dinamico e collegare la voce così bene dalla parte bassa alla parte alta successiva in maniera fluida, in maniera omogenea, preservando e mantenendo la sua timbrica. Bellissimo. Andiamo avanti. Truly taught us to love one another.
sentito queste I come sono squillanti, veramente, veramente bravo a gestire la risonanza. E qua è salito, come avete sentito, l'ottava sopra, però ha mantenuto quella morbidezza che aveva anche nella parte iniziale, quindi la timbrica, come sentite, è rimasta la stessa, è rimasto morbido, delicato, nonostante sia già salito di un'ottava, quindi si è già allontanato tantissimo dalla sua voce di petto, comunque dal suo timbro del parlato, diciamo così, e è già in una zona di passaggio, e sentite come già inizia a comprimere un po' di più, quindi cerca già un suono un pochettino più rock, per quanto già nell'inizio si sentiva un po' la sua attitudine rock nel modo in cui gestisce appunto il vibrato, la risonanza, questo suono molto squillante, penetrante, assolutamente si capiva già, però qua ancora di più te lo va a marcare, ti va a crescere con l'intenzione e creare queste compressioni. Vediamo che nota ha fatto qui. Ok, qua stiamo su un Sol 3, G4 per la classificazione internazionale, quindi già una nota invece tenorile. Ok, andiamo avanti. All oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, the name forever praise we. Know all night divine. Know all night, oh night divine. Scusate un attimo, no, ma è un crescendo veramente pazzesco, e sentite che qui ha iniziato pian piano a introdurre queste distorsioni, prima leggere solo in certi punti, poi sono diventate più aggressive, e qua entra questa parte più orchestrale ma percussiva, che diciamo carica di più il brano, e lui si carica insieme allo strumentale. Ma avete sentito che suono potente, pieno, nonostante stia facendo delle note molto alte. Vediamo un po' che note ha fatto, qual è la nota più alta che ha fatto. Esatto, un Si 3, B4. È già una nota da tenore, è già la nota, l'acuto del Nessun Dorma, per esempio, no? Però qua chiaramente una chiave più rock, più graffiata, e non sempre graffia la voce, in certi momenti sì e in altri no, rimane più pulito, però anche quando rimane pulito mantiene una certa compressione, ok? Veramente molto molto bravo, e qui esce tutta la sua anima rock. Poi mi fa molto sorridere il pianista con i tatuaggi, le braccia palestrate, che suona questa melodia dolce e delicata. Vabbè, comunque mi ha fatto un po' sorridere questo contrasto, no? Tra l'anima rock e questo brano invece molto più sacro, diciamo così, no? Comunque più natalizio. Andiamo avanti. Bellissimo, che nota ha fatto qua? Ha fatto un Re 4 o D5, veramente
pazzesco, anche questo graffiato, qua siamo ben oltre il passaggio di registro, ok? Qua lui è sempre in mix estremo e quindi è in voce piena, o meglio una simil voce piena, anche oltre il passaggio di registro, grazie all'azione del false chord che vanno a comprimere, a mantenere questo suono, la presenza della propria voce piena, anche oltre il passaggio, veramente molto molto bravo. E come sentite questa risonanza veramente incredibile, un suono sempre pieno e una gestione del vibrato invidiabile. Volevo dire una cosa che mi avete chiesto anche voi, vediamo se trovo il punto. Allora, vedete queste tensioni che ha nel collo? Qualcuno mi ha chiesto, ma si sta sforzando, si sta sgolando, sta urlando, perché si vedono queste vene, questi muscoli tutti contratti del collo? Partiamo dal presupposto che questo chiaramente è un video in playback, quindi lui ha registrato la parte vocale prima e poi ha fatto il video, però si vede che qui sta cantando, quindi diamo per scontato che sia un playback, ma che stia cantando veramente in questo momento. C'è da dire che queste tensioni che noi vediamo non sono delle rigidità, ok? Non nel suo caso almeno, perché ha una tecnica veramente pazzesca. A volte può essere che ci sia una rigidità nei muscoli del collo che ci può limitare il nostro suono, ma in questo caso è una normale conseguenza della grandissima pressione dell'aria che va a gonfiare le vene del collo, ma non è rigido, non è contratto, bloccato, no? Non sta facendo questo. Potete fare una prova anche voi, se voi vi mettete un dito davanti alla bocca e soffiate facendo una nota e premete forte col dito sulle labbra, vedrete le vene del collo che si gonfiano per la pressione dell'aria, ma non vi sentirete sforzati o comunque contratti a livello della muscolatura estrinseca del collo. Ok, provate. Come vedete, le vene si gonfiano, ma non sto facendo questo. La gola è aperta, la gola è libera e non sto contraendo, non sto irrigidendo, quindi in questo caso è assolutamente normale. Nei generi molto, molto carichi come nel rock, nel metal, è normale vedere questa cosa, non vi spaventate, c'è un grande lavoro atletico, fisico per non farsi male, ok? E lui ne è la prova, perché è veramente assolutamente preparatissimo in questo. Andiamo avanti, vediamo il finale. Bellissimo anche questo finale che ritorna soft per concludere la canzone e come sentite quando ritorna l'ottava bassa rimane però morbido, leggero e mantiene questo suono squillante che è sempre agganciato in alto. Ok, non ha mai spostato il suo focus, è sempre rimasto in mix dall'inizio alla fine, veramente bravissimo. E poi di nuovo gestisce benissimo questo appunto suono un pochino più soffiato, un po' più delicato, sempre con un vibrato molto regolare e controllato. Veramente bravissimo, bravissimo. Direi che ci siamo goduti questa esibizione natalizia veramente incredibile. Grazie per avermelo consigliato. Lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di prossime reaction sia su Eric Grönwall e non solo, e io ne approfitto per augurarvi buone feste, tanti auguri a tutti e ci vediamo nell'anno nuovo con nuovi video reaction. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, andate a vedere anche il mio Patreon per le lezioni di canto, potete iscrivervi gratuitamente oppure c'è un abbonamento che è al 50% per il primo mese fino a domani. Ci vediamo al prossimo video, ciao!